C'è una nuotatrice statunitense che, anche grazie alle sue incredibili subacquee, sta riscrivendo la storia del nuoto mondiale. In questo video andremo ad analizzare la storia e la nuotata di Gretchen Walsh. Detentrice di ben 3 record del mondo, tra cui i 100 delfino in vasca corta, i 100 misti in vasca corta e i 100 delfino in vasca lunga, Gretchen Walsh è una delle più forti nuotatrici attuali, che si contraddistingue un po' dal resto del campo per delle subacquee veramente esagerate, per una tecnica di nuotata anche un po' particolare. Quindi in questo video andremo a capire come ha ottenuto tutto questo successo, partendo però dalla sua storia. Infatti Gretchen nasce nel 2003, il 29 di gennaio, come sorella minore di Alex Walsh, una nuotatrice anche lei statunitense molto forte. Basti pensare che è stata argento olimpico alle Olimpiadi di Tokyo del 2020-2021 nei 200 misti, oltre che a essere anche campionessa mondiale sempre dei 200 misti. Sua sorella è di pochi anni più grande di lei e l'ha sempre presa come punto di riferimento ed esempio, partendo sino dalla sua tenera età. Infatti già a 13 anni si qualifica ai trials di qualificazione olimpica per le Olimpiadi di Rio 2016 come la più giovane in assoluto. Nel 2017, quindi un anno dopo, stabilisce il record americano della categoria 13-14 anni e dopo soltanto 4 mesi stabilisce da quindicenne il nuovo record americano di questa fascia d'età, togliendolo a 2 super atlete, entrambe medagliate olimpiche come Simone Manuel e Kate Douglas, scendendo per la prima volta sotto i 22 secondi nei 50 yard, stabilendo un tempo assurdo di 21,85. Infatti Gretchen è proprio nelle competizioni in yard dove si esprime al meglio, considerando appunto che la vasca di 25 yard corrisponde a circa 22,8 metri, dove ovviamente le subacquee ricoprono un ruolo estremamente importante. Nelle qualificazioni olimpiche per Tokyo 2020-2021 sbuccia per poco il tempo per le Olimpiadi, ma proprio nelle stagioni successive, con l'ingresso nelle università e quindi entrando a far parte del campionato statunitense NCAA per la Virginia University, ha veramente sconvolto il mondo, facendo ogni record su ogni distanza, ma soprattutto su ogni stile, partendo dal delfino allo stile, al dorso e anche nei misti. Per le Olimpiadi di Parigi riesce a qualificarsi in un modo veramente assurdo. Basti pensare che nella semifinale dei 100 delfino ottiene il nuovo record del mondo con un tempo assurdo di 55,18, strappando la migliore prestazione mondiale a niente po' di meno che Sarah Sjöström, che invece lo aveva ottenuto nelle Olimpiadi precedenti, quelle di Rio 2016, con un tempo di 55,48. Questo nuovo record del mondo in vasca lunga la lancia un po' in un'altra dimensione, che inizialmente sembrava essere confinata soltanto alle gare in yard, alle gare universitarie, e con questa performance incredibile in realtà la lancia sul palcoscenico mondiale, ma soprattutto olimpico, perché proprio nell'occasione delle Olimpiadi di Parigi di questo anno, quindi del 2024, ottiene ben 2 medaglie d'oro e 2 medaglie d'argento. La prima medaglia d'oro arriva nella staffetta 4% mista, dove ovviamente compie la sua frazione a farfalla con un tempo di 55,03, aiutando quindi anche la staffetta americana a ottenere il nuovo record del mondo di questa staffetta. Il secondo oro arriva invece nella 4% mista, dove anche qua insieme agli uomini svolge la frazione sempre a delfino facendo 55,18. Anche in questo caso aiutando la staffetta a fare il nuovo record del mondo di staffetta. I 2 argenti in realtà arrivano uno da una staffetta, anche in questo caso la 4% stile libero, e poi l'argento forse amaro dei 100 farfalla, dove infatti aveva ovviamente il record del mondo, dove anche in semifinale aveva fatto un tempo molto vicino a quel record del mondo, se non erro intorno ai 55,38, però in finale, forse tradita un po' anche dall'emozione, si è olimpico nella sua gara, i 100 farfalla. Tra tutto questo poi sbuccia anche la medaglia nei 50 stile, arrivando quarta e quindi portandosi a casa la cosiddetta medaglia di legno. Ma è proprio poi
poi in questa fase invernale successiva alle Olimpiadi, dove ottiene dei risultati veramente assurdi di nuovo nel campionato universitario, facendo delle frazioni incredibili anche in staffetta. Mi ricordo ancora quando mi è capitato sotto mano il video dove in staffetta fa la sua frazione da 50 yard sotto i 20 secondi, un qualcosa di assurdo, dove soltanto dopo la partenza e la prima subacquea aveva già recuperato l'avversaria in un modo incredibile. Oltretutto, al di là della carriera da atleta, si è inventata anche una linea di costumi insieme alla sorella che ha lanciato sul mercato, quindi buttandosi un pochino anche nel campo imprenditoriale. Ma adesso andiamo finalmente a vedere che cosa rende questa atleta così forte, ma soprattutto unica nel suo genere. Partendo anche da quelle che sono le sue caratteristiche fisiche. Infatti parte da un'altezza abbastanza importante, di circa 1,85 m, con un fisico molto asciutto, però ovviamente molto slanciato, con braccia molto lunghe e gambe a loro volta molto lunghe. Ha una buona massa muscolare, ma non è la classica nuotatrice super muscolosa, mantiene comunque sia, nonostante la massa, un fisico piuttosto snello. Quindi adesso però prendiamo il mio computer e capiamo quelli che sono i suoi dettagli tecnici, partendo però da forse il suo punto di forza maggiore, ovvero la subacquea. Come avevo detto inizialmente, è sicuramente la sua arma principale, che sfrutta veramente benissimo, con una posizione che adesso andiamo a vedere estremamente idrodinamica e anche particolare. Infatti, a differenza di quelle che solitamente vediamo in subacquea con movimenti veramente molto vigorosi, lei è una subacquea che esteticamente sembra molto facile, molto rilassata, e forse anche questo è il suo punto di forza, dove mantiene bene le braccia in posizione idrodinamica, la testa perfettamente incassata tra di esse e una gambata che non va a caricarsi esageratamente, sfruttando però quello che è il movimento di bacino, che la facilita però nell'ottimizzare al meglio questo movimento. Un caricamento non esagerato, come andiamo a vedere, proprio per non aumentare quella che è la superficie frontale all'avanzamento, e poi con un colpo che permette alle sue gambe di distendersi in modo veramente importante, complice anche una mobilità delle caviglie ma anche del ginocchio stesso veramente alta. Piccola nota sulle mani che ho visto e che ovviamente sono una riposta sopra l'altra, però tiene le dita in particolare con il mignolo leggermente sollevato, un particolare molto curioso. È incredibile vedere la differenza rispetto alle avversarie, con una subacquea fatta in modo magistrale, quanto possa uscire avanti e guadagnare nei confronti di quelle che sono le sue dirette competitor, che ovviamente, essendo in un campionato del mondo, non è che siano proprio le ultime arrivate, e questo si è visto benissimo sia nelle gare dei 100 stile sia nelle gare del delfino, ma in modo nettissimo anche nei 100 misti, dove sia dopo l'uscita del dorso guadagna tantissimo, sia anche dopo l'uscita della subacquea a stile quasi anche la telecamera non riesce a trovarla, pensando che fosse molto più indietro e scappando dalla prospettiva televisiva. Come abbiamo detto, il delfino è sicuramente il suo stile preferito e lo esegue con una tecnica anche qua un po' particolare, soprattutto nei confronti del recupero esterno delle braccia, che, prendendo in confronto questo video qua, possiamo notare come nel momento del recupero vadano molto alte e successivamente nel momento di ingresso non vada ad entrare in modo preciso con prima magari con le mani, ma entri prima con il gomito, successivamente con le mani, quasi come se stesse lanciando veramente in avanti le braccia, quasi il più lontano possibile. Non sarebbe propriamente il movimento corretto, ma come diciamo sempre, le fasi esterne, le fasi non propulsive devono essere soltanto preparatorie a quello che succede sotto, e soprattutto non devono andare ad intaccare il movimento subacqueo, che nel caso di Gretchen posso dire essere veramente assurdo. Infatti, come vediamo da questo video subacqueo, notiamo una presa incredibile. Dal momento che le mani entrano in acqua, lei riesce subito a percepire acqua solida e ferma, avendo una trazione veramente esagerata, verticalizzando benissimo con mano ad avambraccio, nonostante vada a respirare praticamente a tutte le bracciate. Un qualcosa di assurdo. Anche il modo di nuotare, lo stile libero, è un po' particolare. Infatti, sfruttando questo video direttamente dai recenti campionati del mondo a Budapest in vasca corta, possiamo notare come il suo ingresso del braccio destro non sia perfettamente in linea con la spalla, e questo vale anche sul braccio sinistro in realtà, come possiamo notare anche da questa ripresa aerea. Quindi la sua mano
va a entrare quasi davanti alla spalla controlaterale se si parla del braccio destro e nei confronti del braccio sinistro anche in questo caso piuttosto davanti alla testa. Però anche qua, come ho detto precedentemente, le fasi non propulsive non devono andare ad intaccare le fasi propulsive e nel suo caso questo non avviene assolutamente, perché poi riesce perfettamente a recuperare quella che è la corretta traiettoria subacquea del braccio. Un altro particolare importante che ho notato nei confronti della sua nuotata, in questo caso nel recupero delle braccia sempre a stile libero, è un qualcosa che assomiglia un po' al modo in cui nuotava Dressel in passato lo stile libero, ovvero in fase di recupero la mano rimane più alta rispetto al gomito. Non è la classica nuotata a braccia tese, bensì è una sorta di movimento quasi a gru dove la mano guida il recupero a discapito, diciamo, del gomito. Un qualcosa di molto particolare, ma che poi successivamente gli permette di applicare molta forza sott'acqua. Sicuramente non una nuotata adatta a tutti e soprattutto una nuotata che richiede anche una particolare forza. Questo avviene sia sul braccio destro e in modo leggermente diverso e magari un pochino anche minore sul braccio sinistro di Grece. Proprio a questi campionati del mondo nel 100 stile libero secondo me ha buttato via il nuovo record del mondo. Non è riuscita a ottenere il record del mondo di veramente pochissimi centesimi, complice secondo me un arrivo molto lungo, come possiamo vedere anche dalle riprese. Concludendo in 50 e 31, il record del mondo era 50 e 25, detenuto da Kate Campbell, che a mio avviso poteva tranquillamente battere, ma qua si apre un capitolo, ovvero anche grazie alle sue stesse dichiarazioni ha confermato di non essere pienamente ancora a suo agio in vasca da 25. Infatti è abituata, come ho detto inizialmente, a gareggiare in yard. In America le vasche non ci sono da 25 metri ma sono da 25 yard e questo gli causa un pochino di problemi negli approcci alle virate e agli arrivi, quindi probabilmente non gli tornano ancora benissimo i conti delle bracciate. Queste imperfezioni sicuramente col tempo riuscirà a migliorarle e porterà tempi sicuramente più bassi. Di esempio ne è stato anche il 50 farfalla proprio ai campionati mondiali qua di Budapest, dove pur avendo battuto il suo stesso record del mondo in semifinale, con però una virata un pochino lunga, si è poi corretta nella fase finale, scendendo per la prima volta in assoluto nel campo mondiale femminile sotto i 24 secondi in vasca corta, con un tempo veramente incredibile di 23,94. Al momento della registrazione di questo video deve ancora gareggiare sui 100 farfalla e deve ancora fare la finale dei 100 misti, e dove proprio ieri in realtà ha ottenuto il nuovo record del mondo. Quindi sarà curioso vedere se riuscirà a batterli. Sono convinto che soprattutto nei 100 farfalla farà dei tempi mostruosi. Record del mondo oppure no? Secondo me sì. A few moments later. E come in realtà avevo già predetto, nei giorni successivi ha fatto letteralmente il panico. Basti pensare che nelle batterie del 100 delfino è stata la prima donna in assoluto nella storia del nuoto mondiale a scendere sotto i 54 secondi, facendo 53,24 in batteria, per poi abbassarlo ulteriormente in semifinale scendendo a 52,87, diventando anche la prima donna in assoluto nella storia del nuoto mondiale a scendere sotto i 53 secondi. Non contenta di questo, nella solita giornata stabilisce anche il nuovo record del mondo nella finale dei 100 misti, chiudendo in 55,21, diventando pertanto la prima donna a scendere sotto i 56 secondi, distaccando la seconda miglior atleta su questa distanza per ben 1 secondo e 38. Non di questa gara, ma in assoluto nella storia dei 100 misti, un qualcosa di mai visto. Ed ovviamente con la finale dei 100 farfalla abbassa ulteriormente il suo tempo fatto in semifinale, che già gli era valso il record del mondo, abbassandolo a 52,71. Pura follia. Non contenta però, stabilisce anche nuovi record mondiali dei 50 stile, partendo da quelle che sono state le semifinali, chiudendo in 22,87 per poi migliorarsi ulteriormente nella finale, chiudendo in 22,83, per poi terminare in bellezza con una staffetta con le altre componenti americane, in particolar modo Regan Smith, Lily King, lei stessa nella frazione a delfino e poi in chiusura Kate Douglas a stile libero, facendo un record del mondo di staffetta davvero sensazionale. Basti pensare che sono scese di quasi 4 secondi sotto il precedente record del mondo e alla seconda classificata in questa manifestazione mondiale hanno rifilato ben
7 secondi di distacco, quasi mezza vasca, un qualcosa di folle, che va a completare quello che è stato un suo campionato del mondo devastante, con 11 record del mondo fatti, di cui 9 individuali, ben 7 ori conquistati, guadagnando un totale di 290.416,67 euro in premi monetari dalla Federazione Internazionale, ovvero la World Aquatics, per i record del mondo fatti e per le vittorie conquistate in questo stupendo campionato del mondo da Gretchen Walsh. E tu che cosa ne pensi? Secondo te sono meritati oppure no? Esprimendo la mia opinione in merito, dico che sono sicuramente ipermeritati, e anzi vi dico è arrivata finalmente l'ora che si possano vedere queste cifre per atleti di questo calibro che stabiliscono dei record così incredibili. Dall'altra parte però secondo me siamo ancora molto lontani da tutti gli altri sport professionistici, soprattutto se poi equipariamo quelle che sono state le prestazioni dimostrate da Gretchen con poi banalmente anche gli altri sport, dove magari anche a partecipazione, soltanto a partecipare a un determinato evento, gli atleti sicuramente prendono anche di più. Questo è il mio pensiero, magari condividete voi il vostro qua sotto nei commenti. Sarà però bello vederla confermare anche in vasca lunga le sue doti, perché ovviamente in vasca corta la subacquea la facilita tantissimo, ma in un certo senso il nuoto che conta e ovviamente le competizioni olimpiche sono sempre in vasca lunga, quindi sicuramente per le prossime Olimpiadi, se continuerà a lavorare sodo, si presenterà super preparata, ma sarà curioso già vederla nei campionati mondiali futuri in vasca lunga. Anche se questo modo di nuotare e soprattutto le sue gare a me piacciono un sacco, proprio perché emergono dei particolari come le subacquee che troppo spesso sono tralasciati, soprattutto dai giovani, mi permetto di dire anche un po' in Italia. Spesso non si reputa così fondamentale questo particolare, che però, come ci hanno sempre insegnato, rappresenta il quinto stile. Quindi nel nuoto non c'è soltanto il delfino, il dorso, la rana e lo stile, ma le subacquee, quindi come quinto stile, ricoprono un ruolo molto importante, e Gretchen ne è sicuramente l'esempio più lampante. Io spero che questo video possa esservi piaciuto. Se così è stato vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi soprattutto al canale, perché usciranno altri video come questi e un sacco di altre avventure nel mondo del nuoto che ci vedranno impegnati in prima persona, sia noi come squadra Swimproof, ma poi anche nel particolare me come atleta, ovviamente vestendo i nostri colori. Ad un prossimo video, ciao!